Un'immagine famosissima, un'immagine potente della storia dell'arte, un'immagine che tutti conoscono. Ma vi siete mai posti la domanda principale dietro questa immagine che ha cambiato la storia? Un evento che ha cambiato la storia. La domanda vera, unica: chi ha cucinato l'ultima cena? La risposta: le donne. Chi è stato nelle cucine a preparare quel pasto? Chi ha lavorato nelle cantine a servire quel vino? Chi ha apparecchiato la tavola? Chi ha lavorato perché la storia accadesse? Le donne. Le donne che non siedono a quel tavolo, che sono invisibili, che non salgono sul palcoscenico della storia, dell'arte, eppure la creano. Creano la storia e creano l'arte. Si dice che dietro ogni grande uomo c'è una donna, ma questo nell'arte vale anche per il davanti. Tutti i grandi pittori, artisti hanno utilizzato le donne per esprimere la loro vena. Leonardo con la Gioconda, Botticelli con la Venere, Picasso con Dora Maar, Warhol con Marilyn. Tutti si sono ispirati alle donne e sono stati ispirati dalle donne. E infatti chi ha ispirato poeti, scrittori, artisti, scultori, pittori sono state le muse. Le donne erano sempre davanti agli uomini che facevano. Ma le donne artiste, le donne dell'arte, dove sono? Dove sono le donne della cultura? Le donne non vogliono più essere muse. Nei musei, nelle gallerie, nelle collezioni, noi abbiamo una predominanza di arte maschile, abbiamo una predominanza del fare maschile. È giusto? Eppure, dal punto di vista dei consumi, sono le donne quelli che li determinano, sono le donne che leggono, sono le donne che vanno nei musei, sono le donne che vanno nelle librerie, vanno nei musei, nelle mostre, consumano cultura, lo dicono le statistiche. Quindi le cifre dall'altra parte sono impietose. Solo una piccolissima parte delle mostre nel mondo comprendono opere di donne e negli ultimi 5 anni soltanto una mostra è stata quella più vista fra tutte le altre realizzate con artisti uomini. Yohei Kusama, 92 anni. Quindi l'arte creata dalle donne vale meno di quella degli uomini e abbiamo le cifre. Per esempio sulle aste soltanto il 2% delle opere delle donne viene battuta e quando le opere vengono vendute col 42% in meno delle opere degli uomini. Le artiste donne sono quotate meno in quanto donne, punto. Non perché le opere sono inferiori, ma perché appartengono al genere femminile. E quindi, mentre meno del 10% delle opere nei musei sono di artiste donne, al contrario, l'85% dei nudi sono di donne. Nel 1980 un gruppo di attiviste artiste protestò al Metropolitan Museum of Art con una performance che è rimasta nella storia. Si vestirono da scimmie, si misero una maschera di scimmie per protestare contro il fatto che le donne erano considerate semplicemente una massa informe, un branco. Si chiamarono le Guerrilla Girls. Guerriglia, gorilla. Quindi si tratta di un problema culturale e i luoghi dell'arte invece plasmano le nostre identità, il senso di sé e delle nostre possibilità. Sono importantissimi. Quindi
Dobbiamo applicare l'arte di bilanciare i generi. Le cose stanno cambiando, per fortuna, lentamente, ma stanno cambiando. E infatti, per esempio, il Museo di Arte di Baltimora ha deciso di vendere quelli che ha definito i suoi blue chips, cioè le opere più importanti, per comprare esclusivamente opere di donne. Pensate al sforzo che viene fatto in questo senso all'interno di un museo per dimostrare con uno squilibrio che è necessario riequilibrare la presenza di genere. Quindi una chiamata all'azione. Dobbiamo chiamare all'azione per cambiare. È tempo quindi di riscrivere le regole ed è tempo di ribaltare i ruoli. Pensate che 15 giorni fa è successo un altro evento straordinario, questa volta nel campo dell'etologia. Nel zoo di Tokyo, per la prima volta nella storia dell'etologia, una scimmia femmina ha preso possesso del branco ed è diventata la leader del branco. Una gorilla girl, per l'appunto. E quindi tempo di ristabilire l'equilibrio. E questo spetta alla cultura, spetta all'arte, spetta a noi che siamo consumatori di arte e cultura. L'arte e la cultura devono riscrivere la storia per ritornare attraverso lo squilibrio e l'eccesso alla simmetria. Grazie.